Allora, visto che facciamo il fritto misto dell'aia, facciamo il fritto fatto bene con tutto quello che ci occorre. E ci serve un uovo, zucchero, farina 00 e 250 ml di latte. Questo serve per fare la crema fritta prima di tutto, che dobbiamo poi farla solidificare prima di friggere tutto quanto. Ok, quindi cominciamo. Mettiamo nel nostro tegamino il nostro uovo e cominciamo a metterci un cucchiaio di zucchero, non troppo zucchero, a me non piace molto dolce perché poi ci sarà lo zucchero anche in superficie. Ora, ecco un pochino che l'ho un po' perso. Perfetto. E cominciamo a sbatterlo. Con la frusta. Poi mettiamo un cucchiaio e mezzo. Allora, normalmente ci va un cucchiaio di farina, ne mettiamo 1,5 perché lo vogliamo un po' più denso, perché se no a friggerlo finisce che si scioglie, quindi va un po' più denso della solita crema base che facciamo. Ecco qua. E adesso poco alla volta aggiungiamo il nostro latte. Oh, gira tutto, ecco. Eccoci qua, un altro po' alla volta. Se volete che sa un po' di limone potete anche aggiungere una grattatina di buccia di limone. Io la faccio molto semplice oggi. Accendiamo il fuoco. Voilà. Abbiamo già preparato anche l'olio per friggere. Ogni tanto mescoliamo e intanto mettiamo via le cose che non ci servono dopo. Allora, il bicchiere. Poi prendiamo la ciotola. Prendiamo una ciotola che resista al calore, dove versarla dentro. La prendo, ci metto, normalmente non la metto, la carta forno la metto, perché poi la dovrò voltare e tagliare a quadratini, fare dei quadrati, per cui mi è molto più comodo utilizzando la carta forno. L'ho già stropicciata un pochino perché tenga un po' meglio la posizione. Ecco così. E poi, visto e considerato che non ho tanto tempo perché ho un'oretta, prendo questo che mi abbatta un po' la temperatura. Eccoci. Quindi facciamo così. Questo poi mi abbatte la temperatura della crema appena è pronta. Quando si addensa bene, quando comincia a bollire la facciamo bollire per qualche minuto che si addensa, 1 o 2 minuti, e poi è fatta. Ecco, fa molto liquido. Ok, adesso si sta già iniziando a bollire, a densare, vedete già? Densa, fatta, perfetto. Prima che si raffredda troppo la mettiamo già dentro. Prendiamo una spatolina e la piattiamo il più possibile. Ecco qua.
e cavare dei quadrati. Adesso ci aiutiamo con la carta forno. Che profumino di crema. E ne capiamo anche meglio se è tutta più o meno della stessa altezza. Così. Sembrerebbe di sì, un po' più bassa qua, noi la pareggiamo il più possibile, poi a occhio, non è che adesso apriamo, che la facciamo sfumare bene, la mettiamo qua sopra e la facciamo raffreddare. Ok, ora prepariamo quello che ci serve per... Ho preso anche della salvia. Ok, le foglioline più belle ce le mettiamo in acqua a lavare e le facciamo fritte. È bella questa, bellissima. Il vantaggio di avere l'orto. Eccoci, ne facciamo qualcuna fritta e queste invece adesso le lavo e le trito. Prendo anche del rosmarino, Adesso laviamo un attimo qua. Un po' di rosmarino e la salvia che c'è rimasta. Ok. E la trittiamo un pochino. C'è un profumo, mamma mia, che bontà. Abbattiamo un pochino, poi dopo le trittiamo. Super profumissimi. Allora, adesso cominciamo. Intanto cominciamo a scaldare l'olio. Ecco qua. E poi prepariamo la nostra pastella. 5 uova. Farina. Cominciamo con mezzo e vediamo se basta, perché si va molto a consistenza con la farina, quindi deve essere una pastella non così liquida, un po' più densa, ma neanche troppo densa, perché ci dobbiamo amalgamare dentro bene la nostra carne dopo, Così vedi, va molto meglio adesso. Eccoci. Ora spostiamo la farina da qua che è in mezzo. Prima di mettere la carne dentro l'uovo, prepariamo la nostra crema, che è già un po' più durina, ma ancora non è proprio. Senza lavorarla troppo, cerchiamo di... Ecco. L'ideale sarebbe farla il giorno prima, la crema. Comunque, dei quadratini più o meno regolari, anche se non è proprio regolare lo stesso. Sono rustici, poi vengono impanati. Adesso la facciamo restare un po' in frigo che si addensa un pochino ancora. La prima cosa che metteremo in pastella e che friggeremo è la roba dolce, quindi le mele, gli anelli di mela e la crema, perché poi per la carne e le verdure aggiungeremo anche i nostri aromi. Allora cominciamo intanto prima di tutto le fettine di mela e anche poi la crema lo faremo, le passiamo un po' nella farina per farla asciugare un pochino, Tanto qui della farina ce n'è, ma... E poi cominciamo
a metterla in olio, sgocciolando bene. Facciamo la parabola prima. È già venuta a galla, però ancora facciamo questa piccolina, va? Le picchiamo prima bene. Questa la mettiamo da parte, la facciamo dopo. Così abbiamo un po' più spazio di manovra, se no e prendiamo la crema. Allora, per la crema, che è un po' più delicata come consistenza, ecco benissimo, le mele sono già pronte, siamo a temperatura, quindi mettiamo anche le altre. Qualche minuto. Intanto la crema, che è un po' più, rischiamo se no che si rompa, aggiungiamo un pochino di pane grattugiato in superficie, non tanto, perché è super delicata. 6. E visto che è così delicata, utilizziamo una ramina. Preferisco metterla un po' qui, in modo che resti più all'interno dell'impanatura. Ok, mi fido di più a farmi una doppia impanatura anche con il pane grattugiato in questo caso. Solo per la crema, per la carne assolutamente no, deve essere un'impanatura leggera, ma la crema, se no rischiamo di perderla e che si rompa tutta e che non ci resta questa bella forma. Quando le mele cominciano già a scoppiettare un po' più forte, è arrivato il momento di toglierle. La crema, essendo già cotta dentro, invece pochi minuti in olio, mi raccomando, se no si disfa. Cominciamo a togliere le mele, che sono già belle fatte, belle frollate, belle. Mettiamo belle aperte, che si... ok, e andiamo con le nostre piccole umidine. Appena vengono su, che hanno fatto la crosticina di pane, le togliamo subito. Facciamo il nostro spazio, cominciamo a preparare per bene la nostra pastella con tutti gli aromi per la carne. Posso già vedere, sono belle croccanti di qua. Tiriamo fuori subito le nostre cremine. Avete visto che belle, fantastiche, stupende. Così abbiamo dato anche la componente dolce e poi cominciamo a mettere la nostra carne. Prima mettiamo le ali, quindi con le ossa. Ok, facciamo con le mani che facciamo meglio. Ecco qua. Queste naturalmente devono cuocere un po' di più, e poi cominciamo già a mettere il nostro resto di pollo, che è questo. Facciamo in 2 volte, direi. Questo è tutto coniglio, questo è pollo, ecco qua. Con le mani si fa sempre meglio, Eccoci. E adesso lasciamo cucinare con calma. Intanto che si cuoce la nostra carne, prendiamo i cremini
siamo belli aperti, e le mele, e voilà. Così, e gli diamo una bella spolverata con lo zucchero a velo. Le altre due, anzi questa basta, quella là un po' e abbiamo fatto il nostro dolcino. Direi che qua quasi ci siamo, comincio già a sentire il rumore. Facciamo di fare una bella giratina per sicurezza. Cominciamo già a sentire il rumore che siamo un po' pronti. Andiamo col secondo giro di fritto, bello croccante. Andiamo con il nostro secondo giro. Per fare una cosa fatta bene, che va servito assolutamente stracaldo, e quando è poco di quantità non c'è problema, ma quando è così tanto noi lo vogliamo mangiare caldo. Il nostro trucco è, allora, andiamo a accendere il forno ventilato intanto e comincio ad appoggiare dentro le cose che sono già cotte per bene, ma che ce le tiene almeno belle calde. Quando è pronto anche questo, mettiamo tutto poi dopo dentro al nostro forno, le giriamo in modo che si cuociano bene sopra e sotto, non si attacchino, se no vedi che si attaccano tra di loro. Ogni tanto vanno girate, ancora meglio per aprirle con questo qua, ecco, con le due punte. Se ne vedi due che sono attaccate, le separi, sennò poi dopo tiro queste due, così si cuociono bene, totalmente bene. Questa è singola, perfetto. Adesso cominciamo già a girare il nostro coniglio, che dopo tocca a lui. Eccoci, perché oggi naturalmente oltre al fritto pollo e coniglio, che è il classico fritto misto che trovate anche nei ristoranti toscani, perché è proprio tradizionale, aggiungeremo anche le verdure. Per il fritto misto dell'aia normalmente all'interno ci dovrebbe essere, oltre al coniglio, oltre al pollo, anche le animelle, anche la cervella, di solito d'agnello o di bovino, e poi le verdure e la parte dolce finale, che quella l'abbiamo fatta. Soltanto che le animelle a casa mia non piacciono tanto, soprattutto al bimbo, per cui normalmente io non le faccio, ve le metto lo stesso come opzionale all'interno della ricetta. Se a qualcuno piacciono, stesso procedimento identico, semplicemente le tirate via un attimo prima. Il pollo necessita di una cottura più lunga, anche se fatta a pezzettini, non sono molto piccole. Parliamo comunque di pezzi, adesso non so se le vedete, ma parliamo di pezzi sui 5 cm, quindi non sono piccoli, sono dei bei pezzettoni consistenti. Adesso tiriamo sul pollo, che è già bello croccante, si sente, la sentite anche con la ramina, col mestolo, che è croccante, che non è morbido. Tiro via anche un po' del residuo che abbiamo delle bricioline, così fanno meno, si bruciano meno, non mi piacciono, restano nell'olio. Andiamo col nostro coniglio e poi passiamo in ultima alle verdure. Il coniglio anche
la sella. Dopo, quando è tutta la carne, la mettiamo nel forno. Vedete anche il rumore come croccante, fantastico. Metto distanziati così continuano a restare belli asciutti. Ci assaggiamo questo, visto che siamo gli chef, non dobbiamo assaggiarlo. Oh vai. Vedete? Sentite anche ottimo. Anche bianco perfettamente cotto ma morbidissimo. Ustionante. Morbidissimo all'interno e croccante all'esterno. Bravatelli. Com'è che mi do bene brava da sola? Mettiamo un po' il coniglio. Lo giriamo perché non è mica ancora pronto. E cominciamo a prendere le nostre verdure anche. E le nostre verdure cominciamo con le patate. Così con lo stesso uovo aromatizzato si fanno anche le verdure. Direi che col coniglio ci siamo. Se ne fate poco di fritto non c'è bisogno che lo passate al forno, lo fate e lo servite a tavola. Ma se è tanto, come il nostro, mi raccomando, che va servito caldo. Questo è il nostro coniglio. Io passerei un pochino di ramena, una ramena un po' più densa da togliere le bricioline che restano in superficie. Quindi le eliminiamo in modo che sia un po' più pulito il nostro olio. Usiamo solo oggi, però ecco qua, tenetelo sempre più pulito, ecco, non senza diventare matti, però un pochino sì. Mettiamo le nostre patate una alla volta, così si fa la sua crosticina. Ok, adesso spostiamo già il nostro coniglio nel forno insieme al pollo. Eccoci. Eccoci. Ora che abbiamo lo spazio un attimo, le patate stanno cuocendo. Yes. Ok. Passiamo all'altra verdura che abbiamo preparato. Benissimo. Andiamo avanti per le nostre verdure, spostiamo gli anelli di cipolla. Di qua. Ok. Tiriamo fuori le nostre melanzane, carote, ancora no. Quasi, ma ancora no. Tutto che i peperoni, che abbiamo finito. Ah no, le foglie di salvia dobbiamo fare, giusto? Allora cominciamo a tirare fuori questo. C'è poca pastella, non è tanta, no? Fa meno male, però è ugualmente quella carota e quella melanzana si vogliono tanto bene. Con i peperoni. E poi mettiamo le nostre foglie di salvia. Qua ci sono.
Passiamo la nostra salvia. La salvia la mettiamo giù una alla volta che non si rompa, facendo così. No? 5, 6 e voilà. Adesso ho spostato i peperoni, tiriamo su, avevo dimenticato di accendere il video, vabbè, tiriamo su la nostra salvietta e poi impiattiamo. Eccola qua. Allora cominciamo a preparare il nostro piatto. Eccoci qua. Qui. Facciamo così, se riesco a prendere in mano, bruciissima, ma andiamo meglio così, se no ci mettiamo 20 anni con quello. Questo è tutto il pollo, ok, pollo, eccoci, il nostro coniglio, super fritto, dai, abbiamo fatto tanto. Ok, poi cominciamo già a metterci anche i nostri peperoni. Qua. Benissimo. Sopra al coniglio gli mettiamo la salvia fritta. Eccoci. Vediamo. Le abbiamo fatte finire un po' in forno. Allora andiamo con le patate. Fermo lì. Belle cotte le nostre patatine. Ok. Anche due patatine. Questa un po' su perché qua se no c'è troppa verdura. E le nostre cipolle stra. Eccole. Le altre le mettiamo fuori dal piatto da portata per tutti. Eccoci qua. E voilà. Cosa manca? Qualche melanzana anche. Qui in mezzo qualche melanzana. Ops. Qualche melanzanina. Eccoci. E via, tanto ci godiamo questo. E poi la verdura che rimane. Oh vai. Com'è? Non abbiamo solo questo. Questo salato e questo dolce. E vai. Grande.